Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Nella recensione di oggi parliamo finalmente di lui, il nuovo Formula CSX3 di Cube Controls, un volante veramente molto atteso nel corso di questo 2022 che raccoglie un'eredità importante dal suo predecessore, il CSX2, che è stato un volante iconico e che ha riscosso davvero un gran successo. Il nuovo CSX3 è stato ridisegnato in maniera abbastanza profonda sia dal punto di vista estetico, dal punto di vista tecnico-funzionale, ma anche da quello elettronico. Abbiamo numerose caratteristiche ereditate direttamente dall'F Pro di nuova generazione che ho recensito già su questo canale, vi lascio il link in descrizione. Una scocca posteriore in alluminio pressofuso, un comparto paddle completamente rivisto, la possibilità di aggiungere i due paddle aggiuntivi che Cube chiama Core, il nuovo connettore Q-Con magnetico che evita rotture accidentali dello spinotto e un comparto anteriore di controlli che è stato rivisto sia dal punto di vista del posizionamento, dal punto di vista degli encoder, ma anche da quello della retroilluminazione, ora completamente personalizzabile. Nuovo comparto LED, ma soprattutto un display rivisto dal punto di vista proprio della tecnologia che rende ora questo volante nativamente compatibile con SIMAB. Il CSX3 viene proposto sul mercato da Cube allo stesso prezzo del predecessore, parliamo infatti di 1.270 euro più IVA per la versione base, quindi con 4 paddle in colorazione nera. Si può scegliere anche la versione in alluminio anodizzato blu e soprattutto si possono aggiungere i due paddle Core nella regione superiore. Prima di iniziare la recensione devo fare un ringraziamento doveroso ai ragazzi di Cube che hanno creduto in questo canale, in questo progetto e mi hanno dato l'opportunità di recensire in anteprima in Italia questo nuovo volante. Entriamo adesso nel vivo della recensione ed andiamo a scoprire tutti i segreti di questo nuovo CSX3. Entriamo ora nel vivo della recensione analizzando le specifiche di fabbrica, i materiali utilizzati e la qualità costruttiva. Il nuovo Formula CSX3 conserva lo stesso diametro del predecessore e del nuovo F Pro con i suoi 282 mm ed un peso complessivo di 1143 grammi per la versione base con 4 paddle. Arriviamo invece a circa 1200 grammi per la versione con i due paddle aggiuntivi che sono realizzati in nylon rinforzato con fibra di carbonio. La piastra frontale è realizzata in carbonio da 5 mm che come sempre è di altissima qualità con delle lavorazioni sui bordi di primo livello. In basso troviamo il nuovo logo CSX3 serigrafato sul carbonio, mentre poco più in alto tra i rotari frontali è posizionato il simbolo Cube Controls, realizzato in bassorilievo e verniciato a mano come già visto sui precedenti modelli. Il design della piastra frontale è visibilmente più spigoloso e moderno rispetto a quello del predecessore e si differenzia in maniera importante soprattutto nella regione superiore, con una bombatura che va ad accogliere il nuovo comparto LED display che analizzeremo nel dettaglio più avanti. Sulla piastra in carbonio sono integrate direttamente le due impugnature in polimero proprietario Cube che riprendono lo stesso design già visto sul nuovo F Pro. Delle impugnature con un diametro massimo di 45 mm ed un innesto in plastica ruvida nella parte posteriore che aumenta il grip nella regione dell'indice. Complice anche il nuovo posizionamento dei rotari affogati all'interno della scocca, i fori delle impugnature sono molto più ampi rispetto al passato e permettono, insieme al diametro generoso del grip, una presa comoda ed agevole, oltre ad un'ottima mobilità delle dita, che sono ora in grado di raggiungere in maniera molto più semplice tutti i controlli. Per quanto riguarda invece il polimero, come da tradizione Cube, questo ha una consistenza abbastanza rigida che va a massimizzare il dettaglio e le sfumature derivanti dal force feedback. Il comfort generale offerto da queste impugnature è su buoni livelli, il volante si impugna in maniera naturale e si utilizza in maniera piacevole anche in sessioni di guida prolungate senza guanti, anche se dal punto di vista puramente personale avrei preferito un grip meccanico e un'aderenza superficiale leggermente superiori. Passiamo adesso a dare uno sguardo alla regione posteriore dove troviamo la nuova scocca in alluminio pressofuso. Questa filosofia costruttiva adottata da Cube sulla nuova generazione di volanti che avevamo già apprezzato nel corso della recensione dell'F Pro ha permesso a Cube di realizzare una scocca con delle linee molto più articolate e dinamiche rispetto al passato, mantenendo un'elevata solidità e robustezza. Il design è complesso sia nella parte superiore dove la scocca segue in maniera perfetta il profilo della piastra in carbonio, ma soprattutto nella regione tra i paddle. La finitura opaca superficiale dell'alluminio offre a questa scocca un aspetto premium e personalmente la preferisco senza dubbio a quella più lucida della vecchia generazione di volanti Cube. Nella parte superiore della scocca troviamo la serigrafia Cube Controls, mentre sul retro, proprio sopra il mozzo, è serigrafato il grande logo CSX3. Al centro della scocca troviamo il mozzo proprietario Cube realizzato
realizzato in questo caso in alluminio ricavato dal pieno e anodizzato in blu. Il design del mozzo è identico rispetto a quello montato sul nuovo F Pro e permette, come in passato, il fissaggio di tutti i quick release in commercio con fori da 70 e da 50.8 mm. Si possono installare in maniera agevole i QR in stile SimuCube sfruttando i 3 fori filettati, ma anche il Podium Hub di Fanatec e il QR di Simagic, utilizzando invece i 3 fori non filettati. Lateralmente troviamo invece il nuovo comparto paddle che è stato completamente reingegnerizzato rispetto al passato ed è ereditato in maniera diretta dal nuovo F Pro. Sulla sinistra, tra le palette di cambio e frizione, troviamo il pulsante di accensione e spegnimento, pulsante richiesto a gran voce dalla community e che ci permette di spegnere completamente il volante disattivando sia la retroilluminazione che la connessione dati verso il PC. In basso, appena sotto il mozzo, troviamo l'innesto proprietario QCon, novità assoluta introdotta già sull'F Pro e che caratterizzerà da qui in avanti tutti i volanti della Cube Controls. Il QCon utilizza una connessione a 4 pin e si basa sulla presenza di magneti al neodimio N52 che allineano in maniera automatica lo spinotto all'innesto della scocca. La connessione magnetica è molto solida ed è stata studiata da Cube allo scopo di evitare rotture dello spinotto in caso di rotazione eccessiva del volante. Utilizzo questo spinotto da febbraio con il lancio dell'F Pro e non mi è mai capitato di andare incontro a delle disconnessioni involontarie del cavo. Trovo inoltre molto comodo il fatto di poter switchare tra i volanti Cube senza rimuovere completamente il cavo, basta innestare semplicemente l'innesto QCon, vantaggio che aumenterà nel corso del tempo con l'espansione dell'ecosistema Cube che adotterà questo tipo di innesto. Diamo adesso uno sguardo al nuovo reparto display e LED completamente ridisegnato dal punto di vista estetico, dal punto di vista tecnico-funzionale e da quello elettronico e adesso infatti compatibile nativamente con il software SIMHub. Il CSX3 in questo ambito si distacca in maniera netta rispetto al suo predecessore integrando un display VOCOR da 4 pollici incassato all'interno di una cornice in plastica che funge anche da supporto per i LED e che va a sostituire il display UGT con diagonale da 4.3 pollici. Il leggero ridimensionamento in negativo si è reso necessario per mantenere lo stesso diametro generale e per venire incontro alle nuove esigenze strutturali con i rotari laterali affogati all'interno della scocca che lasciano meno spazio libero per il display. Se è vero che da un lato la diagonale del display diminuisce leggermente, dall'altro aumenta in maniera netta la definizione offerta da questo nuovo display VOCOR. Parliamo di un display LCD dotato di touchscreen capacitivo con una risoluzione di 800x400 pixel, una luminanza di 350 lumen e una frequenza di aggiornamento che si spinge fino ai 30 Hz. La densità di pixel per pollice raddoppia letteralmente rispetto a quella del display montato sul CSX2 con un vantaggio netto in termini di qualità visiva generale e capacità di riprodurre in maniera efficace anche i dettagli più piccoli delle dashboard più complesse. La resa generale di questo nuovo display è davvero altissima con ottimi colori, un buon livello del nero e un'elevata luminosità. Il display, libero da coperture in vetro, permette di sfruttare appieno anche le funzioni del touchscreen che può essere utilizzato per navigare all'interno delle pagine avanzate delle dashboard predisposte. La risposta del touch è sempre pronta e può essere utilizzato in maniera efficace anche con i guanti. Come detto, anche il comparto LED è stato completamente ridisegnato rispetto al passato. Abbiamo un totale di 17 LED, 11 orizzontali dedicati agli RPM e 6 verticali divisi in 2 gruppi da 2, utilizzati di solito per funzioni aggiuntive come le bandiere, lo spotter o l'attivazione dell'ABS o del traction control. I LED sono ora alloggiati all'interno della struttura in plastica che circonda il display e che segue il disegno della piastra anteriore in carbonio. La forma dei LED non è più circolare come sul CSX2, ma un design più articolato con il LED centrale di forma rettangolare e gli altri che in maniera simmetrica vanno a decrescere leggermente anche in dimensione. Display e LED possono essere facilmente regolati all'interno del software SIMHub che nella sua nuova versione supporta nativamente il CSX3 all'interno della nuova sezione device. Nella schermata dedicata all'LCD è possibile selezionare la dashboard da utilizzare, abilitare o disabilitare il touchscreen e regolare l'intensità della retroilluminazione del display VOCOR. Nella seconda schermata è possibile invece intervenire sulla retroilluminazione dei LED RGB, si può agire direttamente sulla luminosità dei 17 LED e mediante la sezione dedicata creare profili colore per gli RPM e per tante altre funzioni accessorie che risponderanno in maniera diretta ai dati telemetrici provenienti dal simulatore.
Diamo adesso un'occhiata al nuovo reparto controlli del CSX3 che è davvero molto completo. Troviamo infatti 12 pulsanti momentanei, 2 switch a leva, 2 joystick a 7 posizioni, 4 rotary frontali, 2 rotary laterali e 2 rotary da pollice per un totale di ben 44 funzioni assegnabili. Rispetto al CSX2 scompare il rotary dedicato alla regolazione del bite point della doppia frizione che è ora regolabile direttamente tramite il software CubeSet. Ogni pulsante è dotato di retroilluminazione RGB completamente personalizzabile nel colore e nell'intensità luminosa sia tramite il software proprietario Cube che mediante SIMAB. Nella sezione dedicata può essere infatti impostata la colorazione statica dei pulsanti che possono inoltre essere personalizzati in modo tale da rispondere singolarmente a specifici input telemetrici. Possono ad esempio lampeggiare l'attivazione del pit limiter, alla disponibilità o meno del DRS e al raggiungimento del limite massimo degli RPM. I pulsanti posizionati lungo il perimetro esterno della piastra frontale sono tutti facilmente raggiungibili ed integrano uno switch personalizzato Cube con un button cap in plastica trasparente personalizzabile con gli adesivi dedicati. Come già visto per l'F Pro, gli switch hanno una corsa molto breve, un'ottima resistenza alla pressione ed un feedback tattile con un click netto e ben percepibile. Nella regione superiore vengono mantenuti anche i 2 switch a leva on-off con anello retroilluminato di colore verde, in questo caso non personalizzabile. I 2 funky switch del nuovo CSX3 posizionati in maniera molto intelligente sono dotati di un pomello in alluminio blu con serigrafia del logo Cube. Ogni joystick ha 7 funzioni assegnabili per un totale quindi di 14 input e a differenza del passato anche la croce direzionale restituisce un click netto e ben udibile. Il pulsante centrale ed i rotary encoder hanno la giusta resistenza ed un feedback preciso e piacevole. Sul CSX3 è stato rivisto in maniera profonda anche il comparto dedicato ai rotary encoders. I 4 rotary frontali realizzati in alluminio anodizzato sono adesso più grandi rispetto al passato e sono provvisti di retroilluminazione a LED, anche questa completamente personalizzabile nel colore e nell'intensità luminosa analogamente a quanto visto per i pulsanti. Le dimensioni importanti e la nuova retroilluminazione rendono i rotary davvero facili da individuare e da azionare anche in condizioni di poca luce. I nuovi encoders personalizzati sono sensibilmente differenti anche dal punto di vista del feedback tattile, la resistenza alla rotazione è molto elevata e gli scatti sono profondi e precisi. Rivisti profondamente anche i rotary laterali, dotati adesso di retroilluminazione a LED RGB e affogati all'interno della scocca del volante. Il nuovo design evita l'azionamento accidentale degli encoder ed offre una libertà di movimento maggiore ai pollici che sono in grado di raggiungere in maniera più comoda e naturali i pulsanti. I rotary sono provvisti di un pomello in alluminio anodizzato nero con scalanature orizzontali che, nonostante la poca superficie esposta, ne rendono agevole l'azionamento anche con l'utilizzo di guanti. Gli encoder sono stati rinnovati anche dal punto di vista elettronico, la resistenza alla rotazione è molto più elevata che in passato e gli scatti sono anche in questo caso precisi e ben avvertibili. Come sul CSX2 vengono mantenuti i 2 rotary da pollice in alluminio posizionati in prossimità della parte superiore dell'impugnatura. I rotary sono ben posizionati ed hanno una buona resistenza alla rotazione, complice però il diametro ridotto non è sempre facile controllare la rotazione e mi è capitato in alcuni casi di rotarli di un click di troppo. Torniamo adesso nella regione posteriore e analizziamo il reparto paddle che è stato completamente reingegnerizzato rispetto al CSX2. Partiamo dai nuovi paddle magnetici opzionali che Cube chiama Core, posizionati al di sopra degli shifter e ancorati alla scocca posteriore, che possono essere utilizzati per funzioni aggiuntive come ad esempio la ripartizione della frenata, l'attivazione del DRS o del push to pass. Sono realizzati in nylon rinforzato con fibra di carbonio e sono davvero molto leggeri, parliamo infatti di circa 28 grammi totali
laterali per ogni paddle. Il segnale viene gestito da un sensore di Hall affogato all'interno del corpo in nylon che viene attivato da un magnete al neodimio posizionato invece sull'asta, magnete che gestisce anche il ritorno in posizione della paletta ed è responsabile del feedback tattile. Il paddle a forma di L è invece realizzato in carbonio da 4 mm e possiede due asole che permettono di regolare la lontananza rispetto al mozzo e la sua angolazione, nonché la forza necessaria all'attivazione del magnete andando ad agire in maniera diretta sulla leva disponibile. I paddle in carbonio possono inoltre essere invertiti in modo tale da orientare la L verso il basso e raggiungere la paletta con una maggior facilità, a patto però che la leva del cambio sia abbastanza divaricata da evitare un contatto diretto fra i due. Nel complesso i due paddle core hanno un buon feedback tattile e con la giusta forza di attivazione si raggiungono in maniera abbastanza naturale. Io le trovo comodissime su vetture formula dove c'è bisogno in alcuni casi di gestire in tempo reale il brake balance a seconda della curva che si va ad affrontare. Passiamo adesso ai paddle shifter magnetici completamente rivisti dal punto di vista del design e della meccanica che appaiono identici rispetto a quelli già visti sul nuovo F Pro. La struttura dello shifter è realizzata in alluminio anodizzato e carbonio da 3 mm. L'elemento in alluminio inferiore forato al centro per permettere il passaggio dei cavi diretti al sensore di Hall è ancorato direttamente alla scocca posteriore. Ad esso sono fissati i due elementi verticali in carbonio necessari a sostenere e ad imprimere l'angolazione dell'elemento in alluminio superiore che va ad integrare il sensore di Hall magnetico, un cuscinetto a sfera ed il perno per la regolazione della lunghezza della corsa. L'asta dello shifter è in alluminio e incorpora invece il magnete necessario all'attivazione della cambiata, mentre il movimento è gestito dal nuovo cuscinetto a sfera che elimina completamente gli attriti ed azzera i movimenti laterali. Anche il paddle in carbonio è stato completamente rivisto ed appare più ampio e con un design decisamente più moderno. Le asole presenti sul paddle permettono di regolare la distanza rispetto al mozzo e la sua angolazione. Novità fondamentale rispetto al CSX2 è quella di poter regolare la corsa totale dello shifter andando ad agire direttamente sul perno color oro che scorre all'interno di una piccola asola, regolazione della corsa che è un'esclusiva di questi nuovi shifter cube. Grazie al nuovo design, all'introduzione del cuscinetto a sfera e delle nuove regolazioni disponibili, questi nuovi shifter offrono un feedback e un'esperienza utente nettamente superiore rispetto al passato. I paddle si raggiungono con naturalezza, la forza di attivazione è sensibilmente aumentata ed il feedback è decisamente più secco. A livello puramente personale ritengo questi shifter i migliori sul mercato, con un ottimo feedback, tantissime regolazioni e con l'unico difetto di essere un po' rumorosi. Anche le frizioni sono state riviste rispetto al passato ed è ora possibile regolarne il bite point mediante il software proprietario CubeSet. Il corpo principale della frizione è costituito da un monoblocco in alluminio che incorpora il sensore di Hall magnetico, il cuscinetto a sfera e il perno per la regolazione della corsa totale. L'elemento mobile, realizzato sempre in alluminio, incorpora il magnete per la lettura del segnale analogico e ruota sul cuscinetto a sfera. Il movimento della paletta è garantito da una molla a torsione con regolazione del precarico. Andando infatti ad agire sulla vite Torx posizionata appena dietro la molla si può controllare la resistenza alla pressione opposta dalla paletta e la sua velocità di rientro in posizione. Il paddle in carbonio da 4 mm ha lo stesso design ad L dei paddle core opzionali e analogamente a quanto visto sugli shifter le asole presenti sul paddle permettono di regolare la sua distanza rispetto al mozzo e la sua angolazione. Può essere inoltre regolata la lunghezza della corsa totale delle frizioni agendo sul perno color oro come già visto per gli shifter. La forma del paddle, la resistenza alla pressione completamente personalizzabile e la corsa più lunga permettono un controllo preciso del segnale analogico e una gestione molto più efficace delle partenze da fermo. Come accennato precedentemente, il bite point della doppia frizione è ora regolabile mediante il software CubeSet. Le due frizioni possono essere impostate come assi separati, disabilitando il bite point, oppure si può scegliere quale delle due palette funzionerà come seconda frizione. Il bite point è regolabile invece in percentuale direttamente dallo slider dedicato e con l'ultimo firmware disponibile è inoltre possibile settare uno dei rotari presenti sul volante per regolare al volo la corsa della seconda frizione. Funzione comodissima che ci permette di regolare con precisione direttamente in pista il bite point.
Siamo arrivati al termine della recensione ed è giunto il momento di tirare le somme sul nuovo CSX3 di Cube Controls, un volante che mi è da subito piaciuto tantissimo a livello di design. Mi sono trovato davvero a mio agio dal punto di vista del feeling, perché provengo da un utilizzo quotidiano dell'F Pro che è praticamente identico dal punto di vista dello shape delle impugnature ma anche del posizionamento dei controlli, quindi mi sono sentito subito a casa. Dal punto di vista della costruzione il volante ha fatto un passo in avanti rispetto alla generazione precedente, così come già visto sul nuovo F Pro, scocca posteriore davvero bellissima, così come tutto quanto il comparto dedicato ai paddle shifter e alla frizione, che non ho mai nascosto essere i miei preferiti. Mi sono piaciuti anche i paddle core nella parte superiore, che sono utili come detto anche per la ripartizione della frenata, li uso veramente molto spesso, e ottimo anche il reparto controlli nella parte anteriore, controlli per tutti quanti i gusti, abbiamo veramente tantissimi input assegnabili, pulsanti, davvero ottimo feeling, così come quelli dei rotary e degli altri switch presenti sul volante. L'unica piccola criticità dal punto di vista della costruzione è rappresentata dalle impugnature. Avrei preferito, come detto, un grip superficiale, un'aderenza superiore, ma è anche vero che si utilizzano senza alcun tipo di problema anche senza l'utilizzo di guanti. Per quanto riguarda invece il nuovo comparto display, abbiamo fatto un piccolo passo indietro dal punto di vista della dimensione della diagonale, passando dai 4.3 del precedente modello ai 4 dell'attuale, una differenza di dimensioni che però non si percepisce assolutamente dal punto di vista della praticità di utilizzo, perché il volante rimane molto bilanciato anche dal punto di vista estetico, ma soprattutto la risoluzione molto più elevata ci lascia percepire questo display come qualitativamente superiore, soprattutto nella qualità cromatica e nella leggibilità dei caratteri più piccoli. Quindi secondo me è un passo in avanti anche dal punto di vista poi della compatibilità con SIMAB, che è molto più semplice da utilizzare del precedente software. Un volante che nel complesso mi è piaciuto veramente tantissimo e rimane ad oggi uno dei miei volanti preferiti. Ringrazio ancora Cube per la possibilità grandissima di poterlo portare in anteprima Italia. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ci vediamo in un prossimo video e anche per oggi vi auguro buona giornata.